Dove ci porti? All'ascensore interno per arrivare al In cima al castello. castello, c'è un ascensore? Buongiorno a tutti e bentornati sul canale. Oggi vi portiamo alla scoperta dell'altopiano di Navelli. E naturalmente la nostra avventura non poteva che iniziare proprio da Navelli, il borgo che con il suo splendido fascino dà il nome a questa meravigliosa pianta. Adagiato su di un colle a 30 km dall'Aquila, questo borgo, annoverato tra i borghi più belli d'Italia, colpisce subito per le sue case costruite in pietra grigia che si affacciano su stradine strette, tortuose e con gradini scavati direttamente nella roccia. Ma se c'è una cosa per cui Navelli è famoso in tutto il mondo, quello è sicuramente lo zafferano dell'Aquila DOP. Pensate che un tempo veniva usato come medicina e per la bellezza, oggi invece è il vero motore dell'economia. Sapete come è arrivato lo zafferano qui? La leggenda dice che un monaco di Navelli, tornando dalla Spagna nel XV secolo, portò con sé dei bulbi. Da lì è iniziata una produzione che ancora oggi è importantissima, non solo per il guadagno, ma anche per lo spettacolo della fioritura in ottobre. Se capitate da queste parti in autunno, non potete perdervi la fioritura dello zafferano. Ma Navelli non è solo zafferano. Passeggiando tra le sue vie scoprirete un susseguirsi di tesori artistici e religiosi, dall'imponente Palazzo Santucci, eretto sulle vestigia dell'antica fortezza medievale, alla chiesa di Santa Maria in Cerulis, la più antica del borgo, risalente all'XI secolo. E non dimenticate Porta Castello, l'ingresso alla parte più antica del borgo. Insomma, Navelli è un borgo che ha tanto da offrire, storia, bellezza, sapori unici, non a caso fa parte dei borghi più belli d'Italia, ma la nostra avventura non finisce qui. Dopo aver esplorato il fascino di Navelli, saliamo un po' di quota per raggiungere Bominaco, un luogo che custodisce veri gioielli storici e religiosi dell'Abruzzo. Eccoci di fronte alla chiesa di Santa Maria Assunta. Pensate che questa chiesa fu costruita con i materiali di reimpiego della città romana di Peltuinum, poco lontano da qui. E se l'esterno colpisce per la sua bellezza, dovreste vedere l'interno. Seguiteci. Entrando, preparatevi a rimanere colpiti dai capolavori in pietra. Pensate che questa chiesa fa parte di un complesso monastico legato ai monaci benedettini, che hanno lasciato un segno importante in tutto l'Abruzzo a partire dal VII-VIII secolo. Proprio accanto alla chiesa c'è un altro tesoro da scoprire, l'oratorio di San Pellegrino. Da fuori sembra semplice, ma aspettate di vedere l'interno. Lo chiamano la Cappella Sistina d'Abruzzo e capirete subito perché. Entrando ci si trova di fronte ad una serie di affreschi che lasciano senza fiato, storie di San Pellegrino, di Cristo, del giudizio universale e il celebre calendario monastico, tra i più antichi d'Europa, abbelliscono questo posto incredibile. Dopo aver ammirato questa meraviglia, saliamo ancora un po' per raggiungere il castello di Bominaco. Il sentiero, di appena 10 minuti, facile e adatto a tutti, regala una vista unica che spazia dalla piana di Navelli alla sottostante frazione di Bominaco.
Anche se sono rimasti dei ruderi, si percepisce ancora la sua imponenza. La cinta muraria e soprattutto questa robusta torre cilindrica ci fanno capire quanto fosse importante questo posto per controllare il territorio. La prima costruzione di questo castello risale probabilmente al XII secolo, ma nel tempo ha subito diverse trasformazioni. Anche se oggi è in rovina, il panorama da quassù è spettacolare e ci fa immaginare la vita nel Medioevo. Il nostro viaggio nell'altopiano di Navelli non sarebbe completo senza ripercorrere un pezzo di storia millenaria, il Tratturo Magno. Questa antica via, un tempo vitale per la transumanza delle greggi, collegava l'Aquila a Foggia. Scopriamo insieme i luoghi più significativi che ancora oggi ne testimoniano il passaggio. La nostra prima tappa è l'antica città romana di Peltuinum. Pensate che questo posto, oltre ad essere un importante sito archeologico, era il punto in cui i pastori provenienti dall'Aquila pagavano dazio per proseguire il loro viaggio. Camminando tra queste antiche rovine è facile immaginare il via vai di persone e animali che animavano questa zona secoli fa. Peltuinum, con la sua storia romana, divenne un punto di riferimento anche per la transumanza, un legame tra culture e tradizioni che ha attraversato secoli. Proseguiamo il nostro cammino verso San Pio delle Camere, un borgo che grazie alla sua posizione strategica ha avuto un ruolo fondamentale nella storia del Tratturo Magno. Arrivati a San Pio delle Camere ci dirigiamo subito verso la scalinata che ci porta in cima al borgo. Qui il castello domina il paesaggio sottostante ed è facile immaginare come in passato abbia avuto un ruolo di controllo sull'antico tracciato del tratturo. L'ultima tappa lungo il Tratturo Magno nella piana di Navelli è la chiesa di Santa Maria di Centurelli. E pensate un po' che questo luogo veniva utilizzato dai pastori come punto di sosta e di ricovero durante il periodo della transumanza, prima di rimettersi in marcia verso sud. Percorrere questi luoghi della piana di Navelli significa immergersi in una storia millenaria fatta di pastori, greggi e antichi cammini. Speriamo che questo viaggio vi sia piaciuto e vi abbia fatto scoprire un altro aspetto affascinante di questa splendida zona dell'Abruzzo.